Buongiorno da Gardone Riviera, andiamo a Toscolano Maderno e sto passando di qua, perciò ho pensato perché non farvi vedere un po' anche Gardone Riviera. Peraltro là davanti, non so se riuscite a vedere, ma aspettate, faccio così, cioè guardate le montagne, ma poi le vediamo meglio, Ma fatemi rimettere il telefono prima di fare un incidente qua, poi giro la camera, mi faccio anche vedere, però pensavo che magari eccole là non riesco. Comunque questa Gardone Riviera è un posto favoloso. Voi sapete che Gardone Riviera è famosissima per il turismo di lingua tedesca fino alla fine dell'Ottocento, no? Famosissima per le strutture, le ville in stile Liberty, ma ne ho parlato tante volte. E trovare parcheggio qui a Gardone Riviera a volte non è facile. Qui a sinistra si va al parco e c'è anche il parcheggio, perché Gardone Riviera è un posto che magari sembra un posto di passaggio, quindi uno ci passa e non vede le belle cose che ci sono qua a Gardone Riviera. Ma nel mio canale, nel caso magari è la prima volta che ti imbatti in questo video, se vai nella playlist Gardone Riviera, nella playlist e selezioni Gardone Riviera, vedrai che c'è tantissimo da vedere. Qui a destra stiamo passando vicino al Casino, che è bellissimo, ha una lunga storia, però ora non è il momento di raccontarvi, perché soltanto se inizio a parlare del Casino arrivo fino a Toscolano. Ho parlato soltanto di quello. Questa è tutta la strada, famosissima per essere abbastanza trafficata. Qui alla mia destra l'Hotel Fasano, Grande Hotel Fasano. Qui a sinistra sopra c'è una bellissima passeggiata, vedete anche il lago per buona parte della passeggiata, e tra poco adesso arriviamo nel comune di Toscolano Maderno. Qua siamo nella frazione, come vedete, di Fasano, siamo ancora nel comune di Gardone Riviera, ma a breve arriveremo nel comune di Toscolano Maderno e c'è una vista stupenda quando si arriva a destra, con tutte le barche a vele, con il lago. Gardone Riviera è un posto sempre tranquillo, anche d'estate non c'è tantissima gente. C'è tanta gente sulla strada, perché questa è l'unica strada che collega qui per andare fino a Riva del Garda, ed è la strada più trafficata per andare anche a Limone, famosissima. Però Gardone Riviera, io ho fatto tantissimi video quest'estate e non c'era tanta gente, anche agosto. Infatti molti di voi mi hanno detto: ma dov'è la gente? Ora qua a destra, fate attenzione, c'è un parco. Io non mi sono mai fermato, se qualcuno conosce il parco pubblico qua a destra, perché non c'è mai parcheggio. Ma prima o poi mi fermerò e andrò a vederlo questo parco. Però se qualcuno di voi lo conosce magari me lo dice. Non mi sono mai fermato a vedere questo parco. Stiamo per arrivare nel comune di Toscolano Maderno. Ora vedete il cartello, tra poco parcheggiamo e andiamo un po' a vedere se c'è qualcosa per Natale, mercatini, luminarie, eccetera. Quindi tutto questo preambolo per farvi vedere anche un po' la strada. Qui a destra attenzione, perché inizia veramente, guardate che vista. Qua devo farvi vedere così perché è veramente stupendo, guardate che spettacolo. Poi là vedete le montagne, ma adesso ve le faccio vedere meglio perché scendiamo, e qua c'è veramente una vista stupenda, guardate che spettacolo. Alzo un po' così vedete meglio, perché c'è il guarraio, altrimenti non si vede. Vedete le montagne là? Ma adesso ci fermiamo, vi faccio vedere anche l'entrata qua a Toscolano Maderno, nel comune. Che bello, guardate. Qui non si vede molto perché dovrei alzare il telefono, però io parcheggio qua e faccio anche un po' di camminata e vi faccio vedere subito che bello qua. Guardate che spettacolo, cioè è bellissimo qua. Adesso parcheggio, poi ci vediamo fuori dalla macchina. Eccomi qua, non vedevo l'ora di scendere dalla macchina per farvi vedere quanto è bello questo posto. Facciamo una panoramica. Sono le 3, quindi il sole è abbastanza alto, ma tra poco scenderà, tramonto
è previsto intorno alle 5, ma guardate che spettacolo. È stupendo qua, sembra di vivere in un altro tempo. Guardate che architetture. Questa è veramente una struttura semplice, sembra in stile neoclassico. Vedete il balcone, gli archi a tutto sesto, eccetera. Struttura molto semplice, però bella da vedere. Poi guardate che contesto dietro, ecco, mi fermo così, guardate che spettacolo e che vista c'hanno, ma guardate che spettacolo. Ho parcheggiato qua perché voglio farmi una camminata per arrivare là in centro. Ora guardate adesso il bianco delle montagne con il lago, cioè, è tutta una cartolina qua. Qui siamo a Maderno, perché Toscolano poi è più avanti ed è il comune di Toscolano Maderno. Vedete là c'è il cartello, siamo sicuri. Quindi ecco, questo vuole da mangiare, perché però non bisogna dar loro da mangiare perché gli fa male. Ogni tanto sul lago trovate anche i cartelli, cioè il nostro cibo a loro non fa bene. Ma guardate che tranquillità. Questi sono i video che a me piace veramente fare, ma piace tanto fare. In questo periodo vi sto facendo vedere tutte le luminarie, ma vi devo dire la verità, preferisco fare questi video. Magari qualcuno dirà ma non c'è nulla, ma c'è tutto. La sera sì, vado in giro, però io poi mi annoio subito, cioè una volta che ho fatto il giro 5 minuti, ho visto i mercatini, ho mangiato qualcosa, basta, 5 minuti mi sono stufato sinceramente. Ma qui io invece non mi stufo, io qua cammino, continuo a camminare, mi metto fuori, bevo un caffettino, qua non mi stanco. Ma guarda, come fai a stancarti di questi posti? Guardate che La Palma lì con quella villa dietro stanno sistemando. Ho fatto parecchi video di questo posto quest'estate, poi li trovate nel mio canale più specifici. Se andate nel mio canale, nella playlist Toscolano Maderno, trovate tutti i video relativi al posto. Tra l'altro qui c'è anche una cartiera da andare a vedere a Toscolano, bellissima, storica. Ci ho fatto un video documentario come facevano la carta nei secoli scorsi, 1200, 1300. Usavano gli stracci a fare la carta e in quel documentario proprio lo faccio vedere, bellissimo. Sì, documentario l'ho chiamato perché è più un documentario. Poi ho avuto la fortuna in quel video di trovare il mastro cartaio che era lì a far nulla, ma visto con la telecamera, mi ha detto vuoi vedere come si fa, e quindi ho avuto anche la fortuna che mi ha fatto vedere proprio a fare la carta e è stato bellissimo. Mi giro ancora, ma guardate che spettacolo, cioè capite perché preferisco venire qua piuttosto che fare i video delle luminarie. Però non posso non farli, nel senso che Natale, Lago di Garda, tutti i comuni si impegnano per le luminarie. Io che mi occupo del Lago di Garda, non è che devo andare in giro a farle vedere. Poi non è che mi dispiaccia, non è una tortura, però il punto è che, come ho detto prima, fa freddo, la sera c'è buio, faccio il giro avanti e indietro del paese, 5 minuti, poi mi sono stufato, cioè vado proprio per fare il video. Andiamo di qua. Vedete che bello. Voglio andare a vedere se hanno fatto qualcosa per Natale. Anche le più semplici case sulla strada sono comunque carine.
sentite un po' di rumore perché sono sulla strada, ci sono le macchine, ma guardate quelle montagne là dietro, che roba. Cioè, con la palma, le montagne, la bella architettura che c'è qui, pure il campanile, le barche a vela, ma guardate che scorcio, ma che bello. Beh, noi continuiamo. Ci sono ancora i fiorellini, guardate che siamo a dicembre. Non vi ho detto che giorno è oggi, è venerdì, credo sia il 13 dicembre, che è venerdì sono sicuro. Ah, qua ci sono tutte le lucine, quindi di sera sarà anche carino, tutto illuminato qua. Che caratteristico qua, guardate questo hotel di legno. Se qualcuno ha i soldi e vuole comprare un hotel, lo vendono. Golfo Hotel, chissà com'è dentro. Io vi metto anche il numero perché non so mai chi c'è dall'altra parte dei video, magari c'è qualcuno che lavora in questo settore, magari anche interessato, io ve lo faccio vedere, come magari c'è il pensionato che non gli frega niente, però non so mai chi c'è dall'altra parte. Il centro di Maderno è da quella parte, però non vado perché non c'è nulla di particolare, almeno che io ricordo, ci sono passato un po' di volte, però là dietro vi faccio notare, vedete, le colonne di una vecchia limonaia. Perché le limonaie non erano altro che delle serre e quelle colonne cemento molto alte sono molto alte, circa 10 metri, dai 5 ai 10 metri dipende, perché la pianta di limone è alta. Ma guardate che bello, che colori, giornata azzurra, di lì c'è tutto il centro ed è tranquillo abitare qua. Io non ve l'ho detto, però per chi non mi conosce, mi chiamo Stefano e abito a Desenzano del Garda. Ho aperto questo canale per parlare un po' della Go Garda, mi piace fare i video, girare, quindi ho preso questa idea di fare i video. E di qua hanno messo questa stella tutta luminosa. Ah, poi deve essere carino di sera perché vedete le piante, quindi le illumineranno, quindi anche questo è molto carino. Poi qua continuano tutte le lampadine sopra. In quella direzione si va a Toscolano, poi si va su per Gargnano e si arriva poi a Campione, Limone, poi arriva del Garda. Che spettacolo! Io ho parcheggiato là in fondo, dove sto inquadrando adesso, vedete? Aspettate che sono accecato al sole. Là ho parcheggiato. Che bei posti, eh? Io preferisco di gran lunga questa parte alta del lago piuttosto che dove abito io giù, semplicemente perché sono più tranquilli questi posti. Visto che a me piace la natura, qui, oddio, non siamo in montagna, in un bosco, però quando vengo da questa parte e vado su nell'alto lago mi sembra di essere un po' più a contatto con la natura. Non so, questi posti mi danno questa impressione, anche l'aria mi sembra più pulita, forse c'è meno traffico qui, non lo so, però a me dà questa impressione. Vi do ancora una panoramica da qua, che bello, eh?
No, c'ho dietro queste persone, sono stranieri, continuavo a fermarmi per farli passare avanti, per non inquadrare, ogni volta che mi fermavo si fermavano anche loro. Adesso hanno cambiato strada, cioè mi fermavo, cioè così dicevo per vedere se di farli passare, no, si fermavano pure loro, cioè non riuscivo a fare il video, facevo sempre loro. E vabbè, vedete che tranquillità, là è il porto dove arriva il traghetto, eccolo qua, centro di eccellenza, questa è la Valle del Cartiere dove io ho fatto un video ed è veramente bellissimo questo posto. Ma guardate ancora che tranquillità, che bel posto. Là c'è un'altra limonaia, o è quella di prima? No, è quella che stavo inquadrando prima, là. Eccola là, vedete? Qua si vede un po' meglio tutte quelle colonne di cemento che formano la serra, che adesso non c'è più, però sono i resti di una limonaia, probabilmente li hanno pitturati così, anche se non è usanza pitturarli in quel modo, perché ne ho girate parecchie limonaie qua, ma non le ho mai viste pitturate così, probabilmente così, per estetica. Eccoci, solo della vita qua. Davanti al sole, all'acqua. Là c'è il bar, mi sembra anche aperto, però il caffè l'ho già preso stamattina, adesso non c'ho voglia. Ma chissà, qua i mercatini non li fanno. Boh. Ci starebbero, però, cioè, questo è un posto da mercatini. Io li metterei tutti qua, guardate che bello, dove c'è la chiesa con tutti i mercatini qua. Io farei tutta questa zona di mercatini, però chissà, non li fanno. Magari ci tornerò, però se non li hanno ancora messi adesso. Prima siamo passati da Gardone Riviera, naturalmente a Gardone Riviera la maggior parte di voi, cioè più o meno della zona, sa che c'è il Vittoriale, che è stata la dimora di Gabriele D'Annunzio, che è bellissimo andare a vedere. Se venite qua in zona andate a vedere il Vittoriale e pagate il biglietto intero, non mi ricordo la cifra, va dai 10 ai 20 euro per fare il giro anche all'interno della casa. All'interno è veramente un giro nella cultura della letteratura italiana, posto bellissimo. D'Annunzio poi è un personaggio molto particolare, ho letto alcuni libri su di lui, ogni tanto io vado al Vittoriale, molto rilassante, poi c'è un parco enorme con tante cose da vedere, è veramente bello. Ora, come vedete, anche qui non hanno fatto nulla di particolare per Natale, ma al di là di questo non è che io sono venuto qua apposta per cercare le cose di Natale, ma per farvi vedere il posto anche da un'altra prospettiva in termini di stagione, no? Visto che immagino la maggior parte di voi o molti di voi conoscono questo posto d'estate, ci sono venuti d'estate, hanno visto magari dei video d'estate e così lo vedete anche in inverno. Non siamo proprio tecnicamente in inverno, ma ormai mancano pochi giorni. Anche qui vedete che ville, guardate che belle. Tanto ho messo la berretta che c'ha freddo e forse io non ho tolto ancora gli occhiali. Ville che rispecchiano un po', almeno io non so se queste sono state costruite all'inizio del Novecento, però sono ville, almeno dell'architettura, che rispecchiano quel periodo, la moda del periodo, no? Inizio Novecento, il neoclassico, il Liberty. Qui ci si imbarca anche con la macchina. Da qui vedete che tranquillità, eh?
avanti a passeggiare, arrivo fino là in fondo, c'è un'altra passeggiata stupenda. E guardate che bello, le piante di agrumi qua sopra. Qui ci sono degli appartamenti in vendita, in affitto. Qui sotto c'è direttamente l'agenzia immobiliare se vi interessa. Eccoli qua. E vedete anche che in questo periodo è tutto molto molto tranquillo. La gente che abita qua si gode la tranquillità del posto, vedete. Passo vicino all'acqua così sentite anche il rumore dell'acqua. Ora io penso, vedo anche questi pensionati, è vero non fa caldissimo, magari è meglio andare alle Canarie, però se uno vuole star qua rispetto a vivere magari in città o in un paesino sperduto nella nebbia, mi viene in mente sempre Luca, perdonami, ma da quando mi hai detto che abiti a 50 km, ogni volta che ci sentiamo tramite messaggi, mi scrivi che c'è la nebbia là, mi viene in mente te. Ecco, però se uno vive in un paesino sperduto, voglio dire, ma vuoi mettere a abitare qua, esci, ti fai questa passeggiata, guarda che giornata. Che poi in realtà ho messo la berretta, ma non fa neanche freddo, ci saranno 8-10 gradi. Cioè, ho messo la berretta per sicurezza, dai, copro un po' le orecchie, c'è un po' di vento freddo, però in realtà veramente ci sono forse anche 10 gradi, dai, si sta bene. E questi sono i video che piace fare a me. Non c'è molto a vedere, però, cioè non c'è molto a vedere in termini, come dire, commerciali, bancarelle, luci, però c'è tutto da vedere, la natura, la tranquillità, che posti. Qui la gente fischietta, è serena, tranquilla, come fai a non essere sereno in un posto del genere? Certo che se uno però non piace i posti come questi dove c'è poca gente, allora vabbè. Io sinceramente preferisco questi posti dove c'è pochissima gente, ti fai una passeggiata tranquillo, ti porti un libro, leggi, faccia la spiaggia. Continuiamo a camminare, altra spiaggia qua, guardate che bello, che tranquillità, eh. Io qui venivo a immergermi con le bombole, qui tanti anni fa, la domenica mattina parcheggiavamo qua a sinistra, attraversavo, mi sembra ieri, sono passati 15 anni, con tutta l'attrezzatura e scendevamo qua, sia in inverno che in estate. Paradossalmente vi dico che era meglio in inverno perché d'estate con la muta faccia troppo caldo, cioè soltanto fare quel pezzo, arrivar lì, cioè, ero morto sudato. Qui ci sono tutti i chioschi qua dietro, forse per Natale che ho fatto qualcosa qua, forse. Vedo dietro un capannone bianco, chissà, andiamo a vedere. Traghetto che arriva. Che bello passeggiare qua, veramente è un bel posto. Tipo qua non hai macchine che passano perché la strada è lontana. Vedete le montagne là dietro?
e guardate che spettacolo. Ah, qui hanno fatto, c'è un capannone tutto bianco, chissà se per Natale fanno qualcosa, non c'è nessun cartello, vedete? Però non vedo nulla. Poi, già che mi trovo in queste zone, faccio un salto sopra a Gargnano e vado un po' a vedere com'è, che cosa hanno fatto. Gargnano è piccolino, però andiamo un po' a vedere il centro com'è, però il centro è carino. Devo mettere gli occhiali perché ho il sole che mi arriva proprio da questa parte, faccio fatica a vedere. Continuiamo la passeggiata. Adesso tra poco saliamo su un'altra piccola passeggiata un po' diversa. E poi prosegue fino a Toscolano, il paese confinante, la frazione confinante, però all'interno dello stesso comune. Questo è ancora Maderno, comune di Toscolano Maderno, e di là c'è Toscolano. Anche ho fatto dei video quest'estate, tantissimi. Ecco la gente che si gode la vita qua, tranquillità. Vedete, tranquilli in pensione. Guardate questa casa che bella. Poi quest'estate ho fatto dei video anche in bicicletta, quindi sono arrivato fino a Toscolano, ho fatto vedere un po' tutto, le spiagge. Che bella questa passeggiata. Vedete, questa passeggiata prosegue per circa 500 metri fino là in fondo, poi continua, si gira a sinistra, ci sono un po' di spiagge, si va verso Toscolano, però io posso anche fermarmi qua. Quindi abbiamo fatto tutta la passeggiata che poi arriva fino là di Maderno. Spero vi sia piaciuta, guardate che spettacolo, che panorama. Ah, ecco, aspettate che faccio vedere anche di qua. Che carina questa casa. Va bene, quindi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale, è veramente importante iscriverti al canale, perché mi date una mano a far crescere questo canale. È tutto importante, è importante guardare il video fino alla fine, è importante mettere un commento, è importante mettere un like, ed è importante anche l'iscrizione. Quindi veramente vi chiedo un favore, iscriviti, non costa nulla, come dico sempre. Peraltro lo ricordo, chi è iscritto ha il vantaggio che vede anche, a volte io faccio dei post all'interno del gruppo degli iscritti, della community, per dare delle informazioni sul lago di Garda, e però soltanto la community, cioè chi è iscritto al canale, può vedere quei post, non è che lo decido io, è così su YouTube. Quindi se sei iscritto o iscritta, hai anche delle informazioni in più. Bene, vi saluto. Qua sotto sentite l'acqua, e ci vediamo in un prossimo video.